Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Non so se guardare di qua o di là, guardiamo di qua. Oggi vi parlerò di un'altra telecamera di videosorveglianza della Noie che ci permette di controllare le nostre proprietà. Può essere utilizzato in interno, in esterno, visione notturna, diversi programmi che ci permettono di rilevare il suono, rilevare le immagini e tanto altro. Costa 66 euro e devo dire obiettivamente funziona bene. Quindi adesso vi farò vedere tutte le sue caratteristiche, ma vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione per poter vedere il prodotto sul sito internet, e se mi riesce vi lascerò anche un codice di sconto. Quindi mettiamolo sul bancone e guardiamola per bene. Iniziamo. Viene venduta all'interno di questa scatola in cartone. Ne ho due esemplari, quindi scarterò questa e vi farò vedere anche come si fa a connetterla al telefonino. Già la prima ovviamente è connessa, come avete visto riesco ad inquadrare e a vedere l'immagine ripresa sul display del mio telefonino. Come vedete è in diretta, quindi riesco a inquadrare, devo dire anche con una buonissima risoluzione. Arriva a 1080p. Come sostengo io, già 1080p sono più che sufficienti per vedere bene. All'interno troviamo un supporto da mettere nella parte bassa per poterla fissare a qualunque superficie. La telecamera, un cavo USB molto lungo, se non sbaglio è 4 o 5 metri. Un alimentatore USB, dei tasselli e poi dei chiodini che ci permettono anche di fissare alla parete il cavo per evitare che lo stesso svolazzi lungo la parete. Quindi la collego all'alimentazione elettrica e vi faccio vedere come si associa all'applicazione una nuova telecamera. È possibile utilizzare un qualunque caricabatterie o alimentatore USB o anche un power bank, eccetera. Non è necessario per forza utilizzare l'alimentatore che viene dato in dotazione. Infatti adesso ne sto utilizzando un altro. Questa è l'applicazione, molto semplice da utilizzare, nella sua semplicità comunque è abbastanza completa. Quindi andiamo direttamente nella pagina iniziale, io quella l'ho chiamata Garage, andiamo su più e aggiungiamo una nuova telecamera. In questo momento sta lampeggiando il LED di colore rosso. Quindi aggiungi camera. Ci dà la possibilità di scegliere fra diversi tipi di telecamere, infatti hanno a disposizione diversi tipi di prodotti, tra cui baby monitor, addirittura anche dei campanelli senza fili. Quindi aggiungiamo luce rossa accesa, ok. Mi dice di attivare il wifi è già acceso, quindi proseguiamo. Diamo l'autorizzazione per salvare le varie foto, eccetera, quindi metto la password del mio wifi e a questo punto apparirà un codice QR, quindi mi chiede di inquadrare lo stesso codice con la telecamera. Ok, abbiamo sentito questo suono, quindi la telecamera si sta connettendo. Dobbiamo attendere che questo LED, che adesso sta lampeggiando di colore bianco, diventi fisso. Ok, è diventato fisso, quindi sicuramente a breve vedremo l'immagine proiettata sul telefonino. E la chiamiamo ufficio. Ovviamente è possibile anche personalizzare il nome in base alla zona, all'ambiente dove dobbiamo utilizzarla. E come sempre mi dà errore di rete, ragazzi, non so perché, ultimamente il wifi mi sta dando problemi. Ok ragazzi, dai, si è connesso, qua mi dà delle informazioni per quanto riguarda la privacy, inteso. E in questo caso mi chiede anche l'aggiornamento del firmware, ci vogliono solo 5 minuti. Diamo l'ok, attendiamo che finisca di fare l'aggiornamento e proseguiamo. Durante la fase di aggiornamento la telecamera risulterà disconnessa. Ok, intanto mi dice che è stato rilevato del suono perché sto parlando e ho attivato il rilevamento del suono. Mentre l'altra si aggiorna vi faccio vedere le varie impostazioni. Utilizzeremo per fare questo esempio la telecamera che già è installata. Quindi andiamo in questo menu. Come vedete innanzitutto abbiamo la possibilità pure di associarla sia ad Alexa che a Google. Quindi vediamo informazioni sulla telecamera, ci darà il nome che abbiamo deciso, il modello della telecamera, quindi IPC200A, la possibilità di accendere e spegnere il LED nella parte frontale, codice IP e tanto altro. Possiamo anche dare delle impostazioni per quanto riguarda l'audio e il video, quindi se registrare o meno l'audio, se ruotare l'immagine in base a come viene posizionata, il suono di avvio quando l'accenderemo e poi la visione notturna possiamo abilitarla o meno. Lo stesso per quanto riguarda il rilevamento sia del suono che dell'immagine, quindi movimento rilevato, in questo caso io ho impostato di sì, possiamo decidere la sensibilità e anche la zona. Quindi in questo caso ci appare l'inquadratura, quello che la telecamera sta riprendendo. Quindi andando su Edit abbiamo la possibilità di selezionare una zona tracciando un quadratino, però io lo lascerò completo con l'inquadratura tutta per intero, e decidere su quale zona andare a concentrare il rilevamento. Lo stesso per quanto riguarda il suono, possiamo decidere la sensibilità e possiamo anche decidere dei programmi nei quali deve rilevare o meno il suono.
Conservazione invece riguarda la possibilità di abbonarsi a un cloud, quindi ci sono diversi tipi di abbonamento, sul sito comunque troverete tutte le informazioni, oppure tramite la scheda SD che va messa nella parte bassa, c'è questo sportellino, con queste due viti si svitano, all'interno si inserisce la scheda. Condivisione ci dà la possibilità di condividere su un altro telefonino le telecamere che vogliamo condividere. Ok, a questo punto il LED è di colore bianco, quindi in teoria dovrebbe aver finito l'aggiornamento, e infatti adesso abbiamo entrambe le telecamere connesse. Anche questa, come vedete, c'è un minimo di differita, il movimento è quasi in contemporanea. Abbiamo anche la possibilità ovviamente di registrare dei video, scattare delle fotografie che verranno salvate nella memoria del nostro telefono. Abbiamo anche la possibilità di far scattare una sorta di allarme, effettivamente il suono non è proprio un vero e proprio allarme, si sente distorto. Comunque potrebbe scoraggiare eventuali malintenzionati. Questo è il microfono per poter interagire, quindi sentire dall'altoparlante, e utilizzando il microfono possiamo quindi parlare da una parte all'altra. Ovviamente ci sarà un ritorno dell'audio fastidiosissimo. Proviamo a parlare. No ragazzi, lo stacco perché è insopportabile. Comunque avete capito che premendo questo tastino riusciamo a comunicare con chi è dall'altra parte della telecamera, e questo serve ad attivare oppure disattivare l'audio. In questo caso però, premendo questo, le persone che sono dall'altra parte non ci sentiranno, saremo solamente noi a sentire loro. Possiamo anche vederlo a schermo intero, quindi ruotando in questo modo ci appariranno da queste parti le varie icone che ci permetteranno anche in questo caso di fare quello che abbiamo visto poco fa. E qua abbiamo la possibilità di cambiare la telecamera, quindi questa che abbiamo chiamato view in realtà doveva chiamarsi ufficio, è garage. Quindi riportiamo con lo schermo di dimensioni più piccole e proviamo anche a vedere alcune riprese al buio, quindi spegnerò tutte le luci e vediamo come si comportano con la visione notturna. Ok, ho spento tutte le luci, vediamo quanto tempo perdono per andare in modalità notturna. Ok, dai, relativamente veloce, non è proprio velocissimo, però in questo caso, come vedete, comunque si vede bene. Allora, se riesco a trovarla, ok, ho preso quella giusta. Come vedete, nella parte frontale ci sono i LED infrarossi. Proviamo a questo punto a inquadrare me stesso. In questo caso, mi state vedendo, e vedete che anche con la modalità notturna si vede molto bene. Anche la porta alle mie spalle, tutti i dettagli, si vede davvero bene. Quindi modalità notturna promossa. Adesso vi faccio vedere pure delle riprese realizzate di giorno all'esterno. Poco fa abbiamo visto le riprese con la luce qua all'interno del mio laboratorio, ma sono luci artificiali. Voglio farvi vedere come si vede di giorno utilizzando questa telecamera all'esterno, quindi farò alcune riprese inquadrando un angolo con dei fiori, in modo che possiate vedere anche i colori, insomma come si comporta passando da una zona illuminata ad una zona un pochettino più buia. Anche in quel caso è andato bene. L'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo è quando riprende con il sole di fronte. In quel caso va un minimo in sofferenza, quindi non si vede proprio benissimo, però comunque riesce a riprendere, possibilmente utilizzando un parasole o mettendola da qualche parte dove va ombra sulla lente. Sicuramente si vedrà molto meglio. E ora siamo tornati di nuovo con la ripresa notturna, perché quello che vi ho detto era con la voce fuori campo e ho messo delle immagini in sovraimpressione. Quindi riaccendo le luci in modo da riuscire a vedere di nuovo bene, perché così al buio vediamo pure quanto tempo perde per tornare con la visualizzazione a colori. Ok. Dai, diciamo non è proprio rapidissima, però comunque nemmeno molto lenta. Allora ragazzi, andando su Amazon e cercando Nuie, scritto Noie con la doppia E, vedete che escono anche altri prodotti nell'elenco. Ci sono qua delle prese intelligenti, come potete vedere 1429 recensioni, tutte positive. Guardiamo questa telecamera di cui stiamo parlando, 618 recensioni, tutte positive. Poco fa vi ho detto che costava 66,70 €. C'è in questo momento la possibilità di pagarla risparmiando, quindi risparmiando il 15%, grazie ad un'offerta presente su Amazon. Clicchiamo per aprire e vediamo le varie caratteristiche. Ci sono delle fotografie molto chiare che ci fanno capire il funzionamento, quindi come vi ho detto poco fa la possibilità di selezionare un'area, quindi per personalizzare l'area in cui rilevare il movimento, la possibilità di fissarla tramite il supportino che va messo nella parte posteriore, ovviamente questo va avvitato con i tasselli su una parete e poi si incastra ruotandola. Ma andiamo ancora più giù, come potete vedere in questa fotografia è bagnata, quindi può essere utilizzata all'esterno, è impermeabile, non c'è alcun rischio anche se piove. Ovviamente appariranno
anche delle notifiche in base alle impostazioni che decidete, e quando ho installato l'applicazione su questo telefono, dato che solitamente ne utilizzo un altro, mi è apparsa la notifica che è stata aggiunta la telecamera su un nuovo dispositivo, quindi anche l'applicazione funziona bene per quanto riguarda la sicurezza. Un angolo grandangolare di ripresa di 107 gradi con una lunghezza focale di 4 mm ed è possibile snodarla a 360 gradi in modo circolare e 80 gradi in verticale. Installazione semplicissima, rapida come avete visto, e poi ci sono tutti gli altri prodotti che ovviamente vende questa azienda, e 618 recensioni positive su Amazon obiettivamente ci fanno capire che il prodotto è valido. Dunque ragazzi, come avete visto, risultano due prodotti versatili e di buona qualità. Su Amazon ho notato che la gente è molto pignola, se c'è qualcosa che non va lo segnala subito. Per avere tutte queste recensioni vuol dire che il prodotto effettivamente funziona bene, e non lo dico io, ma semplicemente ve l'ho dimostrato utilizzandole ora davanti a voi. Vi ricordo che il prezzo che vi ho detto è attuale di oggi è il 1° maggio 2022. Come sapete, su Amazon i prezzi possono aumentare, diminuire all'improvviso in base a diversi motivi che io non conosco, quindi potreste trovarla leggermente di più, oppure in base al codice di sconto, se riesco a ottenerlo, anche un po' di meno. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad andare a guardare il link giù nel primo commento nella descrizione, ma anche ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per esservi iscritti, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!